No, diciamo, riprendendo il discorso, cioè Jonathan degli Orsi, non hanno portato i cavalli dall'Italia, normalmente in Italia hanno una serie di cavalli addestrati, va bene? Quindi sono abituati agli spari, il cavallo non impazzisce, non crea problemi, eccetera, eccetera. Io mi ritenevo un buon cavallerizzo, perché avevo già fatto delle scene, delle cose, dei film in cui andavo a cavallo, e quindi mi ritenevo abbastanza bravo in questo senso, però non avevo ancora assaggiato come si dice, la pazzia del cavallo russo. Quindi diciamo che mi avevano dato questo cavallo nero che era un po' bizzarrotto, diciamo. Io pensavo di poterlo dominare, ma non era abituato, cioè sono andato all'inizio benissimo, mi trovavo così bene questo cavallo che mi obbediva, facevamo le scene, però quando si trattò di fare una scena in cui dovevo sparare col fucile, questo cavallo, ti dico che cosa c'è, a parte mi ha disarcionato, quindi ho fatto un volo che veramente, cioè, non stante più bravo, penso che non lo so, mi sono ritrovato che ho fatto una piroetta in aria e sono ricaduto a terra quasi in piedi, che neanche io lo so che era successo col fucile, e che sto cavallo che era mezzo impazzito e che scappava su tutto il set, capito, incredibile, insomma. Quindi purtroppo, cioè, non era colpa loro, i cavalli non abituati appena sentivano un minimo rumore, e fu così per tutto il film. Dopo quella cosa io ti dico che ero quasi terrorizzato di salire a cavallo, perché ogni click, ogni gesto, ogni cosa, questo cavallo cominciava a impazzire, a diventare matto, capito? Quindi è stato duro, insomma, dominarlo un pochino, capito? Jonathan degli Orsi fu un evento cinematografico. Durante le riprese suscitò un enorme successo a livello dei media. C'era la CNN quasi quotidianamente, aveva fatto una serie di reportage sul film, sul western, Italian western, che dopo anni, insomma, riprendeva, forse una rinascita del western. La realizzazione fu un'esperienza veramente indimenticabile da questo punto di vista. Ma la cosa bella fu che un western americano veniva realizzato, di solito li facevano, lo spaghetti western veniva prodotto maggiormente in Spagna, però o Italia, eccetera, e fu prodotto in Russia dopo la caduta del comunismo. Quello fu un evento storico, capisci? Fare un western americano in Russia. Furono reclutate una serie di indiani, di veri indiani russi, stranamente, che si diceva appartenessero diciamo, loro erano gli eredi dei primi russi che attraversarono la Siberia, il Canada, eccetera, si stabilirono in America migliaia e migliaia di anni fa, insomma. Effettivamente, vedendo il film, cioè tu vedi la fisionomia dei Pellirossa, capito? Li vedi, cioè, dei caratteri, vedrete questa, capisci, questa formazione fisica indiana che dicevano partiva dalla Russia, che si sono spostati, eccetera, eccetera. E il loro capo fu un capo americano, Pellirossa americano, che aveva fatto alcuni film e che appunto fu contento e ben felice di fare Jonathan degli Orsi, perché parlava appunto di ambiente, di cose ecologiche, eccetera, eccetera, conservazione dell'ambiente. E fu bello, fu un'esperienza bellissima, cioè stare con questi attori, da cui c'era John Saxon, Franco Nero e un'altra serie di attori americani, insomma, poi russi e italiani, la troupe italiana, russa, eccetera, internazionale. È stata una bellissima esperienza che ancora oggi ricordo volentieri. Cioè, il fatto che non ha avuto l'enorme successo
quella è questione di gusti e non lo so, come si dice, di correnti, di periodi, non so, perché ci sono stati anche bellissimi film realizzati che non hanno avuto grossi successi, che magari col tempo si sono, come dire, sono venuti fuori, capisci, come grandi film. Giornata degli orsi è un bel film, c'ha quella, come si dice, quella leggera comicità italiana o quell'esagerare un po' italiano, quell'inventiva, capisci, che gli italiani hanno messo nei loro spaghetti, queste cose che magari fanno anche ridere in un certo senso, che però anche a distanza d'anni, perché no, insomma, si accettano benissimo e quindi determinano anche un successo cinematografico, un successo del prodotto. Castellari pensava a una continuità, cioè a continuare la serie, diciamo, fare un altro paio di film sul western, insomma rilanciare il western, e purtroppo per questioni così, diciamo destino, non so che, decade un po' tutta questa cosa. Però le aspettative erano tante, insomma.